Benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Rita Real Paracrime per chi ancora non mi conosce, e se siete nuovi e volete far parte del mio strano mondo, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Come sempre vi ricordo che i contenuti dei miei video sono a scopo informativo e di intrattenimento e potrebbero non essere adatti ad un pubblico sensibile. Le storie trattate riguardano crimini e fenomeni paranormali reali e non intendo mancare di rispetto a nessuno, e le opinioni espresse nei miei contenuti sono puramente personali. Detto ciò, mettetevi comodi e iniziamo con il caso di oggi. Allora, prima di iniziare con il caso di oggi volevo aggiungere una cosa, cercherò di essere breve, promesso. Volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e grazie anche per aver lasciato tantissimi bei commenti. Grazie, grazie, grazie. Detto ciò, chiudo la parentesi e iniziamo con il caso di oggi. Spero che i miei video possano piacervi sempre di più. Il 16 settembre 1996 un manutentore di una palazzina, mentre stava lavorando nell'appartamento, avvertì un odore nauseabondo. Infatti lui disse che la puzza era così forte da non riuscire a focalizzarsi sul lavoro che doveva fare e che l'intera palazzina emanava questo odore così sgradevole. Cercò di annusare tutte le porte della palazzina e alla fine riuscì ad individuare la porta da dove provenisse questa puzza, ed era l'appartamento A. E notò un'altra cosa molto agghiacciante: c'era del sangue che colava dal muro. Corse subito a chiamare la polizia perché capì che qualcosa non andava. La polizia arrivò immediatamente, forzò l'entrata dell'appartamento e si trovarono davanti ad una scena horror. Sul pavimento trovarono un cadavere di un uomo completamente nudo. Aveva la faccia dipinta di rosso e verde, ma il corpo comunque era quasi irriconoscibile. Perché? Perché era morto da 4 giorni. La casa era disordinata, sangue sparso ovunque e scritte sui muri. Ma in mezzo a questo totale disordine c'era una telecamera posizionata proprio di fronte all'uomo, deceduto ovviamente. Quindi si supponesse che questa telecamera avesse ripreso ciò che fosse successo. Dietro alla telecamera comunque c'erano delle scritte a caratteri cubitali, scritte come: i filmati 8 mm sono la documentazione di un crimine. Materiale terroristico, sono per l'FBI. La polizia, preoccupata, pensò che fu un atto dai terroristi, fatto dai terroristi, che fosse stato ostaggio o che fosse stato rapito e fatto fuori. E c'erano anche delle scritte comunque razziste, ma niente di tutto ciò, perché quando scoprirono la videocassetta della telecamera si accorsero che dietro a questo scenario così inquietante c'era semplicemente un ragazzo ossessionato dalla pop star Bjork. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. A tutti almeno una volta è capitato di piacere una cantante, una star di Hollywood, e non solo, di avere qualche crush, no? Chi è che non si è mai innamorato o innamorata di qualche attore, di qualche attrice, semplicemente guardando comunque una serie TV, un film al cinema. Anche a me è capitato tante volte di avere magari l'ossessione per un personaggio famoso, no? A tutti capita. Ecco, solo che per qualcuno invece questo tipo di ossessione può andare oltre, trasformandosi poi in una vera e propria ossessione quotidiana, arrivando anche ad inseguire queste star della musica. È capitato a chiunque. Sell people. Oh my God! Yes. Hi. I'm Chad Michael Busto. You know who I am. I need to see you at some point while I'm here in New York City. Okay? Ed è quello che
successo soprattutto a Bjork, che è stata vittima di un'ossessione davvero inquietante. Allora, chi è Bjork adesso? Per chi non la conoscesse, Bjork è una cantante islandese, nota come musicista già dagli anni 80 nel suo paese, però poi si trasferisce negli anni 90 a Londra, dove acquisisce molta più notorietà internazionale, cominciando la sua carriera di artista in continua evoluzione alla continua ricerca musicale e vocale, che poi l'ha portata ad essere riconosciuta come l'anello di congiunzione tra l'artista pop e l'artista d'avanguardia. Lei ha diversi tipi di stili musicali che possono comprendere generi differenti quali il rock alternativo, il folk, il jazz, la techno, musica elettronica, nonché per il particolare comunque abbigliamento. Lei era famosissima per il suo tipo di abbigliamento e dei video molto egocentrici, se si può dire così, molto appariscenti anche perché usava dei vestiti molto colorati, molto particolari, una sorta di Lady Gaga, ma con più colori, ecco. Se posso permettermi di dire così, perdonatemi, era l'unica comparazione che potessi fare. Però quello che lei non era a conoscenza, Bjork, è che dall'altra parte del mondo aveva un ammiratore segreto, un fan ossessionato per lei e che ben presto tutta questa fissazione sarebbe diventata pericolosissima. Bjork has been an incredible part of my mind since 93, since I first saw her. I've started with a crush, and ended up with an obsession. Which, I'm not embarrassed to admit, no, it's an obsession. It sort of has calmed down times, I've been okay with it. A lot of times it's flared up. The flaring usually comes about by, reading an article that just, is like, oh my God, I can't. Well, this, Ma torniamo indietro, quando tutto ebbe inizio, no? Al ritrovamento del cadavere nell'appartamento A. La polizia aveva visionato, se vi ricordate, la videocassetta e aveva appunto scoperto che dietro tutto ciò comunque c'era un ragazzo di nome Riccardo Lopez. hello. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Chi era Riccardo Lopez? Riccardo Lopez era nato il 14 gennaio 1975 e veniva da una famiglia di classe media uruguaiana che si era trasferita negli Stati Uniti quando lui era ancora un bambino. Proprio in quella fase della sua vita venne diagnosticata la sindrome di Klinefelter, ovvero una sindrome che gli causa l'ipogonadismo e uno sviluppo sessuale inadeguato. Scusatemi con tutte le pronunce magari sbagliate che faccio. I Lopez vissero in Georgia prima di trasferirsi in Florida. Il piccolo Riccardo era dotato di un quoziente intellettivo sopra la media, aveva un buon rapporto con i suoi familiari, che lo descrivevano come un ragazzo semplice e simpatico. Tuttavia era anche patologicamente introverso, cosa che gli causò enormi difficoltà nel socializzare. Lopez aveva pochissimi amici maschi e non ebbe mai amiche o mai una fidanzata, poiché non riusciva a comunicare con gli esponenti dell'altro sesso, se non con la madre. Lopez sentiva di avere tendenze artistiche che lo portarono a 16 anni ad abbandonare gli studi, tuttavia non intraprese una carriera artistica e a causa della paura di non essere ammesso in una scuola apposita, il ragazzo comunque comincia a lavorare saltuariamente nella compagnia del fratello di disinfestazione di insetti. A 18 anni prende in affitto un appartamento dove abita da solo. Questo infatti sancirà il suo allontanamento dalla società e per sopperire alla sua solitudine Riccardo si rintana in un mondo di fantasia alimentato dal gossip sulle celebrità degli Stati Uniti
e ben presto non riuscirà più a percepire la differenza tra realtà e immaginazione. Il ragazzo inizierà a scrivere un diario di cui parla dei sentimenti che prova verso le celebrità, le sue utopiche ambizioni, riversando in esso tutta la sua frustrazione sessuale e l'astio nei confronti della società, di se stesso. E nelle pagine che ha lasciato risultava evidente il suo comportamento ossessivo. Inizialmente sembra ossessionato dall'attrice Gina Davis dopo aver guardato un sacco di volte ripetutamente questo film Thelma e Louise. Però quando Gina Davis si sposò, ovviamente lui rimarrò deluso e fu così arrabbiato che gli dedicò pagine e pagine di odio e di rancore. Nel 1993 si infatua della cantante islandese Björk. Inizialmente il suo comportamento è piuttosto positivo, del tutto simile a quello di un qualsiasi fan. Raccoglie informazioni sulla vita e sulla sua arte, segue costantemente la sua carriera e gli scrive anche alcune lettere. Nel suo diario la definisce come la sua musa ispiratrice e ritiene la sua musica l'unica cosa che riesce a renderlo felice. Pian piano però il rapporto si fa sempre più morboso, di pari passo con l'allontanamento del ragazzo dalla realtà. Riccardo infatti scrive che vorrebbe sentirsi accettato da Björk e diventare una persona importante per lei e che vorrebbe avere una macchina del tempo per tornare negli anni 70 e diventare suo amico. Non saprei come, perché lei comunque era in Islanda e lui era in Florida, si erano trasferiti. Se non sbaglio doveva essere già in America oppure da qualche altra parte del mondo, in Uruguay, quindi non saprei come sarebbero diventati poi amici anche con la macchina del tempo. Va bene. Scrive anche che non potrebbe mai avere rapporti sessuali con lei perché la ama troppo e anche perché vede in lei una specie di figlia a causa della voce e del volto infantile. Scrive addirittura che sarebbe voluto diventare un presentatore delle MTV Music Awards pur di vedere da vicino la sua cantante preferita. Il diario di Lopez arriverà a contare più di 800 pagine. In essa si legge, oltre all'ossessione per Björk e il suo disprezzo per se stesso, il senso di inadeguatezza dovuto alla sua obesità, alla ginecomastia, che per chi non lo sa è un incrostamento del tessuto mammario. In questo diario c'era anche tanta disperazione per non essere mai riuscito a trovare una fidanzata. Lopez è frustrato per non aver mai imparato a guidare, per il suo lavoro poco remunerativo e per non essere mai stato amato o addirittura non essere mai piaciuto a nessuna ragazza. In tutto il diario gli psicologi conterranno 14 riferimenti sul suo senso di inferiorità, 34 accenni al suicidio e 14 riferimenti diretti o indiretti all'omicidio. Lopez nomina varie celebrità, 52 volte complessivamente, e Björk da sola viene nominata 408 volte. E poi avremo il suo video diario, che quello sarà un piano per uccidere Björk. Nel 1996 Lopez viveva da solo in un appartamento a Hollywood in Florida. In quel periodo lesse su alcune riviste che Björk aveva una relazione romantica con il musicista inglese Goldie. Lopez ovviamente anche questa volta era infuriato dalla notizia perché lo percepiva come un tradimento nei suoi confronti, anche perché Björk si mise con un uomo di colore e Lopez era razzista. Infatti questo poi si connette alle varie scritte razziste sui muri, se vi ricordate. Scrive nel suo diario: ho sprecato 8 mesi e lei è un amante. Iniziò così a fantasticare su come avrebbe potuto punire Björk. Infatti, il giorno del suo 21° compleanno, Lopez acquistò una telecamera e smise di scrivere il suo diario e iniziò a creare una sorta di video diario, filmandosi quotidianamente in ciascun video. Today's my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera
Today I purchased a tripod, and I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Appare totalmente nudo, quasi a seconda del video, mostra il suo squallido appartamento e parla della sua vita che lui stesso reputa inutile. Naturalmente gran parte del tempo è dedicata a Bjork. Il suo intento dichiarato sin dal primo video sarebbe quello di mostrare al mondo la sua arte, la sua vita e soprattutto il suo fantomatico piano per eliminare Bjork. Look at this beautiful face. This cute, innocent, sweet and shy thing. Whoa. She's fucking a nigger. Can you believe that? Yes. Fucking nigger. That's unacceptable. Yep, tricky. Like in the article in the Entertainment Weekly a few months back, there had been some rumors, that both of them were together, this and that, da da da. But, apparently she had, she had said that, she didn't say no, she didn't deny it, but... In tutto questo video diario conterrà 11 filmati da circa 2 ore l'uno. Io li ho guardati, alcuni, non sono riuscita a guardarli tutti. Sono troppi. Pian piano il rancore nei confronti della cantante lo porta a desiderare non solo di punirla, ma addirittura di ucciderla. Il suo desiderio dichiarato da lui stesso in uno dei video è diventare la persona più importante in assoluto per lei. Inizialmente il suo piano prevede la costruzione di una bomba in grado di spargere aghi infettati con il virus dell'HIV, che lui avrebbe prelevato poi da una prostituta, magari pagandola. E all'esplosione del pacco, infatti, poi la cantante sarebbe investita da questi aghi e sarebbe rimasta contagiata poi dal virus. Lopez tralascerà ben presto questo piano a causa della difficoltà di costruzione del dispositivo, oltre che a trovare una quantità di sangue infetto sufficiente. Infatti poteva non essere abbastanza. Durante l'estate il ragazzo inizia a costruire un pacco bomba da inviare all'Elektra Records, casa discografica di Bjork. La bomba era mascherata da un libro ed era stata costruita per rilasciare una nuvola di acido solforico che avrebbe poi investito Bjork quando avrebbe aperto il pacco, uccidendola oppure sfigurandola. Lopez si sarebbe poi suicidato subito dopo averlo inviato, sia per evitare di essere scoperto e arrestato, perché lui comunque non voleva essere arrestato e si vede chiaramente nei video, lo dice ripetutamente: non mi arresteranno, non mi farò arrestare. E sia anche perché pensasse che una volta che Bjork sarebbe morta, fate attenzione, a causa del pacco bomba, lui potesse poi, una volta che si sarebbe tolto la vita, potesse incontrarla in un'altra dimensione e stare insieme. Il 12 settembre 1996 Riccardo filma il suo ultimo video diario dal titolo The Last Day, l'ultimo giorno. Esso inizia con il ragazzo che si sta preparando per andare a consegnare il pacco bomba all'ufficio postale. Lui stesso dichiara di sentirsi nervoso e che qualora venisse scoperto preferirebbe uccidersi piuttosto che essere arrestato. Appunto, lui aveva questa paura, questa ossessione di essere arrestato. Effettivamente Lopez riesce a inviare il pacco. Al suo ritorno a casa il ragazzo riprende a filmare. Col sottofondo della musica Bjork, Lopez si spoglia completamente, si rasa la testa e si dipinge il volto con colori a tempera, verdi e neri e rossi, dandosi un aspetto macabro. Dopo essersi ammirato allo specchio, si siema dietro una sedia, un pannello bianco con scritta la data e la frase "The best of me", il meglio di me. Dopodiché si siede sulla sedia e mentre Bjork canta I Remember You, comincia a ondeggiare nervosamente avanti e indietro.
finché non estrai una calibro 38 e dopo aver detto una frase incomprensibile che sembra essere "This is for you", questo è per te, purtroppo si spara un colpo in bocca. Con un gemito il ragazzo si accascia a terra mentre la telecamera continua a filmare per circa altri 30 minuti prima di spegnersi. Dai poliziotti verrà in seguito teorizzato che l'intento di Lopez era quello di schizzare il pannello bianco con un sangue in materia cerebrale, tuttavia il calibro della pistola era troppo basso per causare l'esplosione della scatola cranica. Non dimentichiamoci che Ricardo Lopez comunque era un artista, amava dipingere, amava disegnare e lo faceva anche abbastanza bene. Per questo voleva magari creare un suo dipinto, una sua arte, ma con il sangue, sparandosi. Ritorniamo indietro a quando poi i poliziotti comunque avevano esaminato tutto il video The Last Day e fecero comunque immediatamente evacuare la palazzina e cercarono altro materiale esplosivo, avevano paura di questo, ma non ne furono trovati. Gli agenti contattarono anche Scotland Yard per informarli che Pacco era in viaggio. Iniziò così una corsa contro il tempo e riuscirono a rintracciare il pacco in un ufficio postale a Londra. Grazie a Dio. Fu posto sotto sequestro e fatto esplodere senza particolari incidenti dalla squadra di artificieri. Casualmente la relazione tra Bjork e Goldie era anche terminata da pochi giorni, prima che Lopez spedisse comunque il pacco e lui ovviamente non sapeva niente. E vi dico anche che Bjork non era a Londra, ma era in Florida, tra l'altro, dove Riccardo viveva ed non era molto lontana dal suo appartamento, quando Lopez si tolse la vita. Il 19 settembre la stessa Bjork rilasciò un comunicato stampa nel quale si definiva molto depressa e spaventata per quanto accaduto. I just find it very sad that people get in that kind of state. I'm very upset, obviously. In seguito inviò una lettera e dei fiori alla famiglia di Lopez. In effetti Bjork non corse mai il reale pericolo di venire in contatto con il pacco bomba, poiché le lettere a lei indirizzate erano filtrate dal suo ufficio management, no? Tuttavia la cantante lasciò comunque Londra e si trasferì in Spagna per sfuggire al clamore mediatico suscitato dall'evento. Nel timore di eventuali emulatori, Bjork visse per alcune settimane senza uscire di casa e mise sotto protezione suo figlio Sindri, che dovette essere accompagnato a scuola da una guardia del corpo. Dopo un breve periodo di stop, la cantante riprese le registrazioni per il suo terzo album, Homogenic, che si rivelerà uno dei suoi più grandi successi. Circa un anno dopo la vicenda, durante un'intervista, Bjork ammise di essere rimasta estremamente spaventata dall'avvenimento e di aver temuto seriamente per la sua vita e per quella di suo figlio. I familiari e pochi amici di Lopez dichiararono di essere al corrente dell'ossessione del ragazzo che aveva verso Bjork. Suo fratello ricordò di avergli suggerito pochi giorni prima del suo suicidio di trovarsi una donna vera per sfuggire alla sua ossessione. Tuttavia nessuno aveva dato importanza alla cosa, poiché Riccardo era ritenuto completamente inoffensivo e addirittura incapace di provare sentimenti violenti. Uno psichiatra che lo aveva avuto in cura anni prima dichiarò di non averlo mai visto come pericoloso per se stesso o per gli altri. I video diari di Riccardo furono inizialmente sequestrati dall'FBI come materiale di indagine, ma successivamente furono messi a disposizione dalla stampa. Da allora essi sono stati poi pubblicati su numerosi siti internet, in particolare sui cosiddetti shock site e su varie piattaforme di streaming. Allora ci sono comunque questi video online. Io, come sempre, vi sconsiglio di andarli a vederli, assolutamente, davvero, non fatelo. Vi ho raccontato tutta la storia, i dettagli. Adesso, una mia opinione personale, senza offendere nessuno. I genitori, i familiari, il fratello sapevano che questo povero ragazzo comunque aveva delle inferiorità, aveva comunque dei problemi
lasciarlo vivere da solo, secondo me, a mio avviso, non era comunque un'ottima idea. Ecco, nessuno che lo andava a trovare, questo povero ragazzo, e vedere in che condizioni comunque viveva. So che determinate situazioni non sono semplici assolutamente. Ovviamente io non sono in quella situazione, non ci sono mai stata, per fortuna, però se io avessi un figlio così, perdonatemi, ovviamente io non sono mamma, preciso questo, però cerco di mettermi comunque nei panni di questa situazione. Io se fossi stata mamma, sapendo che comunque mio figlio ha dei problemi, si è allontanato dalla società, io cercherei comunque qualche giorno di andarlo a trovare. Adesso parlo della mamma, che possa essere chiunque. Nessuno ha visto le condizioni in cui viveva questo ragazzo, che era inoffensivo, e questo non mi è sembrato così. Purtroppo determinate situazioni sono veramente difficili da capire. Mi sembra un po' assurdo. Mi sembra un po' assurdo che i suoi familiari ammettessero anche che sapevano sì delle ossessioni che aveva di Bjork, però non ci sembrava comunque una cosa pericolosa. E a me questa cosa, insomma, mi preoccupa. Se vedi, addirittura anche il fratello comunque gli ha consigliato di trovarsi una fidanzata per comunque sfuggire da questo tipo di ossessione. Anche tu, fratello, perdonami, non fai 2+2, cioè non ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. È comunque una storia molto triste e al tempo stesso sì, allora sicuramente molti diranno ma era pazzo, ok, questa è la via più semplice, però io mi metterei proprio nei panni di questo ragazzo. Comunque è una cosa molto triste che un ragazzo sia da solo, viva da solo, lontano dall'intera società. Comunque quello che voleva fare ci sta, l'abbiamo capito tutti che era sbagliato ed era una cosa fuori dal normale, però comunque dall'altra parte c'è comunque un dispiacere. Questo ragazzo comunque era da solo e affrontava la sua vita quotidianamente con i suoi demoni, ecco, i suoi demoni interiori, e giorno dopo giorno comunque delirava sempre di più e si consumava da questa ossessione per Bjork, per le celebrità. Questo perché comunque era solo e la solitudine comunque fa male, spaventa anche, quindi uno pur di non sentirsi solo comunque trova delle vie di fuga, no? In tanti modi, e per lui il modo di ossessionarsi per le celebrità era la sua fuga dalla realtà, quindi ed era arrivato comunque all'estremo, all'esagerazione, e comunque fa tristezza tutto ciò, ovviamente. Io, cari amici del Paracrime, vi ringrazio per aver guardato il mio video e questo è tutto quello che ho trovato. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al mio canale se vi va, ovviamente. E cos'altro? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!